Buonasera a tutti. Stasera vi proponiamo un altro libro di Stephen King, un bestseller che abbiamo preso anch'esso in biblioteca, perché come vi dicevo già la volta scorsa, i libri si possono anche noleggiare e prendere in biblioteca. Questo, come vedete, è un libro, un romanzo abbastanza grande, diciamo, però scritto veramente molto bene. Quindi non vi preoccupate per la grandezza, se avete voglia di leggere e volete passare una bella giornata con una bellissima storia, anche piena di significati, potete scegliere Stephen King, Cose preziose, l'ultima storia di Castle Rock. Vi parliamo di un libro che vi prende, però non solo per la storia, ma anche per quello che ti fa pensare. Cose preziose di Stephen King, in originale è Needful Things, è molto più di un romanzo dell'orrore. Tutto comincia con l'arrivo di un uomo misterioso a Castle Rock, una cittadina che è inventata da Stephen King e che ritorna sempre in tanti dei suoi romanzi. Quest'uomo, che è il protagonista del romanzo, si chiama Leland Gaunt e apre un negozio proprio nel pieno centro della città chiamato Cose Preziose. E in questo negozio ogni cliente trova l'oggetto che desidera da sempre, quello giusto al momento giusto. Però il prezzo non è solo il denaro. Come dice anche sempre nell'intestazione del capitolo, il negozio non ha un orario. Il negozio si apre, è sempre aperto quando il suo, diciamo, il suo personaggio di quel momento decide, vede una cosa in vetrina e decide che è la cosa che avrebbe sempre voluto possedere. E qui inizia l'incubo, se si vuole dire, tra virgolette, che è quello che sembra un semplice scambio, praticamente della cosa preziosa, cioè uno scambio fra oggetti, si trasforma pian piano in una rete di favori oscuri, dei piccoli ricatti e delle tensioni, finché l'intero paese di Castle Rock finisce nel caos. Tutti gli abitanti di questo, che vengono descritti nel romanzo, sono grati quindi all'apparente proprietario Leland Gaunt e nessuno però bada al cartello che viene appeso nel negozio, che avverte con una scritta in latino Caveat emptor, che significa fai attenzione, cioè praticamente devi darmi qualcosa in cambio. E in poche parole il protagonista Leland già gli anticipa che devono dare qualcosa in cambio e poi si scopre alla fine cos'è questa cosa che devono dare in cambio. Quindi il finale è molto, molto bello e vi consiglio proprio di leggerlo perché si legge veramente sotto di un fiato, anche se sono le bellissime, quasi sono 700 e più pagine, però veramente si legge bene. Stephen King è bravo in questo modo, nello scrivere molto, descrivendo molto, però si legge veramente bene. Il punto forte di questo libro, che viene descritto anche in tutte le recensioni e in tutti che l'hanno letto, non è tanto l'elemento soprannaturale, anche perché parla sempre di questa creatura che è il protagonista, Leland Gaunt, che viene sempre vista come una creatura strana che poi alla fine si scopre chi è in realtà. Però il punto forte del libro è ovviamente la parte umana, cioè viene scoperto in ognuno dei protagonisti quello che la parte umana in effetti a volte tiene e trattiene e che poi fa uscire fuori anche in maniera truce. E sono la gelosia, l'invidia, la rabbia repressa,
e la facilità con cui possiamo essere manipolati quando qualcuno tocca il nostro punto debole. Ogni personaggio è descritto e scritto anche con una lucidità incredibile. Non sono né eroi né mostri, però sono persone normali con fragilità reali. Ognuno ha la sua fragilità che poi si scopre durante l'evolversi della lettura. Ed è proprio questo che fa paura, diciamo, nel libro, perché cose preziose veramente ti fa pensare e anche ti fa domandare. E se qualcuno sapesse esattamente cosa desidero di più, me lo offrisse e me lo offrisse proprio adesso. Per chi ama il genere di lettura e per chi ama anche l'autore, giustamente, lui non scrive solo però per spaventare, lui sempre usa la paura per parlare di cose molto più profonde. Anche in questo caso, specialmente in questo caso, dice proprio quanto siamo, ti descrive ogni personaggio, decide e dice quanto siamo vulnerabili, quanto ci costa davvero un desiderio e come a volte quello che vogliamo di più può rovinarci. È un romanzo lungo, sì, molto, molto lungo, veramente, però si legge tutto di un fiato e ne vale veramente la pena fino all'ultima pagina, perché al finale c'è proprio una suspense, c'è un finale che riprende poi un pezzo dell'inizio, quindi è molto bello il finale, a me è piaciuto moltissimo. E se non avete mai letto Stephen King, questo è un ottimo punto di partenza. Comincerei proprio a leggere questo, perché c'è sia suspense, ci sono personaggi complessi e c'è una storia che ti resta veramente dentro, anche con un bel significato. Vi auguro una buona serata con questo romanzo e vi auguro anche una buona lettura. Vi consiglio sempre di seguire il nostro canale e di iscrivervi anche al nostro canale di Editamundi e vi aspetto alla prossima settimana. Buona serata a tutti.